Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi andiamo a fare una prova che esula un po' dal mondo del caffè. Voglio farvi vedere e assaggiare con me una cosa veramente particolare. Il marchio è Note Espresso, che è un marchio Amazon, quindi questo prodotto si può comprare solo su Amazon, ma in realtà è prodotto nero nobile, quindi lo trovate sia come nero nobile sia nei negozi, in altri negozi specializzati potete trovare questo prodotto. Ma di che prodotto parliamo? Parliamo incredibilmente di un prodotto per macchinette dolce gusto, ma non è né un caffè né una bevanda. Questa volta parliamo di una zuppa di carote, cioè fa già strano e fa già ridere pensarlo, ma invece è possibile. Io credo che spesso avete visto all'estero andare in giro, magari in Germania, in alcuni posti appunto del nord Europa, andare in giro con una zuppa da bere all'interno di un bicchiere da takeaway, e quello è un po' uno spuntino, anche un sostituto pasto, magari non troppo nella nostra cultura dove il pasto è sacro e probabilmente è accompagnato da una pasta asciutta o da un secondo, ma appunto in alcuni paesi del nord quello di portare in giro una zuppa da degustare come break, spuntino, spezzafame un po' più salutare della classica merendina è diventato ormai un trend di moda, e questo un po' è il trend che Amazon sta cercando di portare in Italia con queste capsule, che sono delle capsule appunto per dolce gusto e comprendono appunto delle zuppe. Le zuppe disponibili con questo marchio sono pancetta e cipolla, gazpacio, zuppa ai funghi, patate e formaggio, pomodoro e spezie messicane e appunto questa qui è la carota. In commercio ci sono anche altre zuppe che fanno altri marchi e possono essere, ho visto zuppa al pomodoro, zuppa all'arrabbiata, ci sono un po' tanti gusti, ma sicuramente tanti altri che arriveranno nel corso del tempo, soprattutto se questa moda dovesse prendere piede. Parliamo ora degli ingredienti che sono contenuti all'interno di questa capsula e di questa zuppa. Ci sono, li devo leggere perché non li ricorderò mai. Le carote secche, le patate secche, cipolla, proteine di soia, latte, maltodestrine, addensante, glucomannano, cannella, antiagglomerante, curcuma, pepe nero e foglie di alloro. E come allergeni tutta la soia, il latte e i suoi derivati. Ma al di là di questi ingredienti andiamo a fare subito una prova per vedere cosa esce. Io l'ho già assaggiata, non vi voglio esprimere il mio parere in merito al gusto perché voglio che siate voi a provarlo e dare la vostra opinione. Come sapete il gusto è soggettivo. Andiamo a fare una prova. Accendiamo la macchina. Il funzionamento è una capsula normale dolce gusto, quindi basta inserirla, aspettare che la macchina sia calda, arriva a temperatura ed erogare. In questa scatola non ci sono particolari indicazioni per quanto riguarda la lunghezza per poterla eseguire la zuppa. Io l'ho già provata e secondo me una tazza da cappuccino è più che sufficiente, altrimenti fare un volume troppo maggiore fa sì che risulti veramente troppo lenta, diciamo anacquata volgarmente, e quindi secondo me questa è la misura giusta per un'erogazione, una tazza da cappuccino. Ovviamente poi scegliete voi se è una tazza da sporto per appunto passeggiare oppure una ciotolina per appunto mangiarla come antipasto o come preferite. Andiamo a erogare. Come vedete verso la fine sta uscendo molta acqua e come avete notato ho sporcato quasi tutto perché tende un po' a schizzare, quindi questo è da tenere in considerazione quando farete la zuppa. Questo è il colore della zuppa, sicuramente ha un forte odore di brodo vegetale e io vi consiglio sempre di rigirarla perché ci sono dei residui che si formano sul fondo, quindi secondo me è fondamentale dopo averla erogata girarla un po'. Probabilmente il miglior modo per mangiarla, a meno che non sia in ufficio oppure se appunto si ha voglia di portarla con sé, il miglior modo per mangiarla è metterla all'interno di una piccola ciotola e poi magari aggiungerci un filo d'olio e dei crostini per rendere un pasto più appetibile. Come vedete è molto liquida, quindi non è sicuramente un potaggio e non potrebbe esserlo visto che esce da una piccola capsula, e ha questo forte odore che ha qualche sentore di cannella e comunque si sente la patata e la carota liofilizzata. Si sente un forte odore di questo. Assaggiamola anche. All'assaggio di nuovo torna, si sente la cipolla, si sente la patata e si sente la carota. Sicuramente un gusto un po' particolare, deve piacere. Probabilmente io preferisco le erogazioni di un caffè da una macchina come questa piuttosto che di una zuppa.
Però era un esperimento che volevo fare con voi. Anzi, vi chiedo soprattutto se questo esperimento vi è piaciuto di lasciarmi un like e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in maniera tale che riceverete la notifica del prossimo video che pubblicherò. E soprattutto se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di queste zuppe del dolce gusto. Secondo voi avranno successo? Arriveranno anche per le altre macchinette? O sono una tendenza del nord Europa che da noi non sfonderà mai? Con questo vi saluto e alla prossima!